Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a vedere che cos'è questa nuova moda, questo trend sui collezionabili digitali ovviamente, che vengono chiamati NFT o token non fungibili. Andiamo a vedere che cosa sono dopo la sigla. Il concetto di arte e di collezionabili sta cambiando notevolmente, drasticamente negli ultimi anni. Grazie alla tokenizzazione, questo mercato e questi progetti stanno ottenendo un grande ritorno sia per quanto riguarda gli appassionati del settore, ma soprattutto per volumi e dollari o euro immessi sul mercato. Basta solo vedere primo esempio dei CryptoPunks che hanno un volume in 7 giorni di 15 milioni di dollari. Andiamo a vedere che cosa sono questi collezionabili e soprattutto cosa sono, come vengono definiti questi NFT. Tanto per cominciare, NFT vuol dire non fungible token, quindi token non fungibile. Ma andiamo a vedere che cosa significa nel dettaglio. Allora, tanto vediamo la definizione di fungibile. L'essere fungibile vuol dire che un determinato asset o un determinato bene può essere scambiato per lo stesso valore con lo stesso identico bene o lo stesso identico asset. Un esempio pratico di bene fungibile sono ad esempio le valute fiat, l'euro, il dollaro o le criptovalute come può essere Bitcoin, Ethereum e tutte le altre. Quindi beni che scambiati con loro stessi hanno lo stesso valore. Facciamo un esempio pratico: se io ho 50 euro lo posso scambiare con due monete o con due banconote nel caso esistessero da 25 euro, o comunque un 50 euro lo posso scambiare con tante monete o tante banconote per arrivare a 50 euro. Questo è un bene fungibile. Un'altra caratteristica dei beni fungibili è la possibilità di essere suddivisi in sottomultipli di essi, quindi anche ad esempio una banconota da 10 euro può essere suddivisa in tante monete da 1 euro oppure in due banconote da 5 euro. I beni non fungibili sono l'opposto, sono praticamente dei beni che non possono essere replicabili, sono essenzialmente unici e non si possono sostituire l'uno con l'altro. Vi faccio un esempio pratico: supponiamo di essere un artista che creo un quadro. Questo quadro non può essere scambiato con un quadro fatto allo stesso modo, in caso dell'esempio di prima un 50 euro oppure 20 euro con due banconote da 10, quindi quel quadro non può essere scambiato con un quadro identico perché è unico, esiste l'unicità. Oppure ad esempio un appezzamento di terra, un bosco, un qualsiasi cosa che è unico. Questo vuol dire che non può essere scambiato. In questo caso, completando la parola NFT, che vuol dire non fungible token, che cosa vuol dire? Che questi beni, questi asset digitali sono tokenizzati e sono inseriti su blockchain. In pratica un NFT può essere qualsiasi cosa che può essere digitalizzata. Vediamo in questo caso può essere un videogioco, delle carte, dei quadri, dei personaggi come in questo caso i CryptoPunk oppure CryptoKitty, delle immagini semplicemente di gattini collezionabili. Ogni CryptoKitty, ogni CryptoPunk è diverso da un altro, quindi sono unici e si possono collezionare. Questi beni digitali hanno la caratteristica di essere legati a un token che anch'esso è legato a una blockchain e quindi a un indirizzo che possono essere autenticati e verificati.
Possono essere verificati nel senso che dalla creazione ai vari passaggi magari da utente o un altro, tutti questi step sono registrati, come ben sappiamo, nel ledger, quindi nel registro pubblico della blockchain. Sul sito nonfungible.com noi possiamo vedere una sorta di giornale in tempo reale con tutte le applicazioni, tutti i progetti NFT e più l'andamento del mercato. Qua possiamo vedere che tramite NFT ci sono le immagini come sono le figurine, una volta che si collezionavano le figurine panini del calcio. Si possono vedere i collezionabili ad esempio sulle opere d'arte, sul gaming e via dicendo. Cliccando su Analizza Market vediamo un po' tutte le categorie: arte, collezionabili, finanza decentralizzata, game, sport, utility, metaverse come può essere Decentraland Mana, Sandbox e tutte quelle che noi conosciamo, soprattutto se siamo nel mondo delle criptovalute da almeno un paio di anni. La criptoarte è quella che sta spopolando insieme al gaming. La criptoarte solo nel 2021 che è appena iniziato, quindi a pochi mesi, ha già superato un valore di 20 milioni di dollari, come il caso di un artista in particolare. L'artista Grimes ha venduto 10 delle sue opere per un valore di 6 milioni di dollari e queste opere d'arte sono state tokenizzate in NFT. Quindi tantissimi artisti che fino a qualche anno fa non avrebbero mai pensato di riuscire a tokenizzare o comunque di digitalizzare le loro opere si stanno avvicinando al mondo della blockchain e il mondo dei non fungible token e stanno avendo dei risultati incredibili. Ci sono anche altre evoluzioni per queste categorie, perché come ad esempio io come utente posso comprarmi delle collezioni di arte, ma poi cosa me ne faccio? Posso inserirle, ad esempio, tutte queste opere d'arte che vado ad acquistare in delle cornici digitali apposta, fisiche, oppure stanno sviluppando anche dei musei digitali su blockchain dove ognuno di noi può donare, vendere oppure creare la propria galleria d'arte con le opere create eventualmente da noi stessi oppure con le opere d'arte di artisti famosi. Come detto, anche noi utenti possiamo creare degli NFT, ci sono già dei siti dedicati. Ovviamente non avremo lo stesso risultato della vendita di opere d'arte di autori famosi, perché i collezionabili secondo me vale la pena acquistarli quando sono rari, ma dietro hanno anche un valore dovuto a chi l'ha creato. Quindi io, Maurizio, se vado a crearmi per esempio un quadro e lo vendo magari a $50 in Ethereum o in Bitcoin, è già tanto. Se già fossi invece, Maurizio, un artista famoso che va a tokenizzare una sua opera d'arte, allora sì che potrei veramente guadagnare tantissimi soldi e dare un valore aggiunto a chi vuole collezionare questi tipi di token. Tornando ai collezionabili, i CryptoPunk originariamente, allora partiamo che tanto sono i più vecchi collezionabili che ci sono su blockchain. Inizialmente venivano addirittura regalati come se fossero degli airdrop, e invece adesso questi collezionabili, che sono circa 10.000 in circolazione, sono diventati molto rari e vengono venduti a delle cifre esorbitanti. Come potete vedere, come abbiamo detto prima, sono i primi come volume di scambio. Una forte spinta a questo settore sono le continue evoluzioni dei mondi virtuali, dove, come ho detto, verranno creati come se fossero delle città virtuali dove inserire dei musei e opere d'arte, sia di artisti famosi sia di magari utenti comuni, dove per quanto riguarda questi musei, ad esempio, si potrà pagare un ingresso per andare a vedere queste collezioni magari complete e rarissime di collezionabili e opere d'arte.
Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Prima di salutarvi vi dico ancora una cosa. Ovviamente il valore di questi collezionabili è dato dalla domanda e dall'offerta, ovviamente, quindi finché c'è gente, finché ci sono utenti, artisti che creano e vendono questi collezionabili, ma dall'altra parte c'è sempre qualche utente che è disposto a pagare anche bene per ottenerli, ovviamente sarà un mercato in crescita. Non vi posso dire investite in questi collezionabili perché non posso darvi dei consigli finanziari, però se riuscite a trovare qualche piccolo NFT tanto da avere nel cassetto senza farvi prendere dalla mano, non si sa mai che un domani possano veramente avere un valore, diciamo, inestimabile, o comunque un valore più alto rispetto al valore di mercato e di acquisto che avete sostenuto. E come la DeFi che sta spopolando in questi ultimi anni, soprattutto nel 2020-2021, anche gli NTF spopoleranno e stanno già spopolando dal 2021 in poi, avranno delle evoluzioni non da poco, quindi ci sarà, tra virgolette, da ridere in questo settore, in questo mercato in continua evoluzione. Siamo arrivati ai consueti saluti, vi ringrazio per l'attenzione, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per supportare il mio lavoro ed unitevi alla nostra community Telegram. Ciao, al prossimo video!